barocco. Ne avete mai sentito parlare? È una parola che spesso troviamo nella vita di tutti i giorni, quando vogliamo giudicare qualcosa di esagerato, sovraccarico di decorazioni e molto d'effetto. In realtà, questa parola ha una lunga e controversa storia, anche se noi ovviamente la esploreremo dal punto di vista dell'arte. È molto probabile che barocco derivi da un termine portoghese utilizzato per definire una perla dalla forma strana e irregolare. Barocco, infatti, spesso si riferisce a cose assurde, al limite del grottesco. In arte indica uno stile che dominò tutta l'Europa tra manierismo e rococò, legato alla Chiesa cattolica che voleva imporre la propria immagine, stupendo i fedeli con immagini potenti e suggestive. Barocco però non è solo arte religiosa, ma anche mitologia, nature morte e ritratti legati dalla volontà di sfondare il confine tra opera e spettatore, coinvolgendolo in un dialogo inedito. Anche in questo caso gli artisti che attraversarono il barocco sono moltissimi. Caravaggio e Annibale Carracci sono le figure più importanti all'inizio dell'età barocca, perché portarono nella pittura italiana realismo e concretezza. I geni supremi dell'arte barocca furono però Gian Lorenzo Bernini, la cui opera dominò il periodo tra il 1625 e il 1675, Pietro da Cortona e Francesco Borromini. Poco tempo dopo Andrea Pozzo, architetto e pittore, segnò il punto estremo in Italia nell'utilizzo di ogni mezzo espressivo per sorprendere e stupire il pubblico. Fuori dall'Italia fu Rubens l'artista che meglio rappresentò il barocco, insieme a Diego Velázquez e Anton van Dyck. Come spesso succede, non è semplice inserire in maniera precisa nel tempo una tendenza artistica, perché sono cose che si evolvono lentamente e non da un giorno all'altro. Per cui diremo che il barocco, a grandi linee, interessò il XVII secolo, ma in alcuni luoghi si spinse fino al XVIII secolo. Questo stile nacque a Roma, sede dei papi, ma da qui si diffuse rapidamente, subendo modifiche a seconda del paese d'adozione e quindi dei gusti locali. Ecco che in alcuni luoghi come la Spagna e l'America Latina divenne ancora più stravagante ed eccessivo, alimentato da una forte presenza della religione cristiana, mentre in Olanda e Inghilterra, prevalentemente protestanti, non riuscì ad affermarsi. In Francia il barocco venne sostenuto più dalla monarchia che dalla Chiesa, diventando uno strumento del potere assoluto. Il barocco nacque sulla spinta della Controriforma e del Concilio di Trento, realizzato tra il 1545 e il 1563, ad opera della Chiesa cattolica, in risposta alla riforma protestante di Martin Lutero. Con il Concilio la Chiesa volle rispondere alle accuse di corruzione, eccessiva ricchezza e superficialità da parte dei protestanti. Per riaffermare la propria posizione e recuperare la fiducia dei fedeli, la Chiesa di Roma si servì degli artisti e di un'arte che doveva stupire, catturando l'attenzione ed emozionando.